Ciao a tutti, amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami bilancia, tendenze energetiche generali per la seconda metà di luglio 2023. Tre sono troppe, andiamo a vedere una sola per piacere, grazie. Il sole e la torre, amici della bilancia. Wow! È come se cadessero delle certezze d'infanzia, ho come questa sensazione. O siccome il sole può anche alle volte rappresentare l'amicizia, potrebbe succedere qualche cosa a livello di qualche amicizia che fa cadere un po' le sicurezze che voi avevate su questa persona. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se volete completare il messaggio, potete ascoltare Ascendente, Segno Lunare e Venere, e per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida che trovate qui sotto nella descrizione del video, così come anche il mio indirizzo email e altri link a video che potrebbero esservi utili. Va bene, andiamo a vedere. Partiamo con un 2 di pentacoli, 8 di coppe, cavaliere di denari, 6 di coppe, e qui mi richiama il sole, 10 di spade, 10 di bastoni, 6 di bastoni e regina di denari. Ragazzi, il 2 di pentacoli è sempre una carta che parla di certi alti e bassi e anche un po' della vostra capacità di giostrare questi alti e bassi. È come se foste in un momento di quasi insicurezza, mi verrebbe da dire, o appunto di alti e bassi. È anche una carta che parla di del tenere in piedi più situazioni. Abbiamo poi l'otto di coppe. L'otto di coppe è una carta che, guardate, 8 di coppe, 6 di spade. Mentre io mischio le carte e mi arrivano i messaggi, ogni tanto cascano delle carte dal mazzo e sono già una guida per me per capire che interpretazione dare alla carta, perché sapete che ogni carta ha diverse letture, no? Comunque, l'otto di coppe è una carta di viaggio, è una carta che vi invita a capire da dove arriva questa sensazione, direi, di divisione anche un po', no? Che avete. Abbiamo poi anche il cavaliere di denari e qui ho come la sensazione che potrebbe o essere una persona per la quale magari nutrite un sentimento o appunto un'amicizia. Se non è una persona, potrebbe essere un modo molto lento di avanzare in questa vostra ricerca, in questo vostro percorso, come se il tempo nella seconda settimana di luglio fosse un po' lento. Ecco, arriviamo a questo 6 di coppe. Qui c'è qualche questione legata a delle idee di infanzia o ai legami di infanzia. Poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi. E abbiamo poi anche il 10 di spade, 10 di bastoni, quindi 2 10 e il 6 di bastoni, ma vediamo poi tutto dopo. Andiamo a spiegare meglio questo 2 di denari. Intanto vi ricordo che le letture annuali, cioè per il secondo semestre del 2023, sono online, le trovate nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale, e vi ricordo che la promozione è valida fino al 31 di luglio.
Se volete sapere qual è la promozione, vi consiglio di ascoltare l'oroscopo dell'amore e gli affetti del secondo semestre del 2023. Ragazzi, abbiamo un sole al contrario e un 3 di coppe. E direi che ho come la sensazione che ci sia questa amicizia, questa persona con la quale voi siete amici, ma ho come l'idea che vogliate qualche cosa di più o che in qualche modo sì, potrebbe anche rappresentare una relazione a tre, visto che c'è un tre di coppe, però ho come l'idea che qui si vuole uscire da questa dualità del due di denari. Fate attenzione perché quando c'è il sole girato al contrario si parla di un po' troppa ingenuità. Andiamo a vedere questo 8 di coppe. Tre di pentacoli e fante di bastoni. O 2, 3. Dunque ragazzi, allora, se per voi risuonasse come una questione, diciamo, di amicizia, appunto, come vi ho appena detto, c'è qualche cosa che non va con le collaborazioni con questa persona. Potrebbe essere una questione di capire chi deve fare che cosa, perché comunque con il fante di bastoni c'è una certa attitudine all'egoismo. Andiamo a vedere il cavaliere di denari. Diversamente, se vi risuona come una stesa di lavoro, può essere che qualche amico vi abbia un po', diciamo, lasciato da parte e che questo vi provochi un senso di vuoto. Può anche essere che qualcuno, per esempio, non voglia più collaborare con voi in un progetto perché ha trovato un progetto migliore, per esempio. Wow, cavaliere di pentacoli un'altra volta. E 6 di coppe. Io credo che questa persona voi ce l'abbiate bene in testa da molto tempo. Per qualcuno, se fosse per esempio una collaborazione con qualche amico o con qualche persona comunque dove c'è già un affetto, diciamo, pulito, può anche essere un parente, quindi magari un cugino, un fratello con cui si inizia, si, diciamo, sperava di iniziare qualche tipo di attività, ma in qualche modo si tira indietro. Andiamo a vedere se di coppe. 8 di coppe. È incredibile come le energie si ripetano. Scusate. E regina di denari. Wow. Allora, per qualcuno qui si tratta di lasciarsi indietro un'idea del passato, una persona che potrebbe anche essere una madre per molte persone, o il sistema educativo. Cioè, se per esempio voi siete stati abituati a essere sempre persone corrette sul lavoro, ad un certo punto è come se lasciaste indietro questo atteggiamento di troppa correttezza perché sfocia nell'ingenuità, e iniziaste un attimino a dire, ok, aspetta un attimo, ma che cosa veramente è mio? Che cosa veramente, eh, diciamo, posso lasciare andare e che cosa invece no? È proprio una carta di ricerca l'otto di coppe. È come se andaste un po' a fondo di voi stessi per capire, ehm, per qualcuno dove non ci si sente all'altezza. Mm. Andiamo a vedere questo 10 di spade. Sacerdotessa, 4 di spade e 2 di coppe. Qui ragazzi ho come la sensazione che dobbiate lasciarvi indietro qualche tipo di amicizia, appunto, accordo o persona. È come se da una situazione iniziale di fatica
qui ci fosse la necessità di prendersi un tempo e di rivalutare questa relazione o questo sogno, se vogliamo, perché per qualcuno il 6 di coppe rappresenta un sogno. Tenete presente che c'è anche la sacerdotessa, è un po' come se vi dicessero di guardare oltre. Quando arriva la torre, arriva per resettare l'equilibrio che prima c'era e che probabilmente non è indicato per voi. Quando si fa difficoltà a lasciare indietro una situazione, arriva ad un certo punto l'universo che ci redireziona lui stesso, proprio con i momenti torre. Andiamo a vedere il 10 di bastoni, perché anche qui è una questione di lasciarsi indietro delle responsabilità. Allora, ragazzi, abbiamo la carta degli amanti e il cavaliere di coppe. Qui è proprio fare una scelta per amor proprio. Ehm, Dunque, siccome il 10 di bastoni è una carta che ci dice che si lascia indietro pesi, responsabilità, piuttosto che... qui è un po' come se dicessero di fare un'azione di tipo concreto basata sull'amor proprio. Che cosa siete disposti ancora a portare avanti e che cosa no? Tenete presente che sono due carte di 10, ok? Quindi sono due carte di fine ciclo. Abbiamo anche la torre. È come se o deve terminare una relazione di amicizia, ragazzi, o viene ricalibrata. Però per fare questo avete bisogno di questo 8 di coppe, avete bisogno di fare una ricerca interna per capire dove effettivamente è l'altro e dove siete voi, che magari vedete le cose in modo diverso da quello che è, perché vi ricordo che comunque l'8 di coppe è una carta, lo fa vedere bene in tutte e due, è una carta lunare, quindi è una carta che parla anche per certi versi di eh, guardare quelle che sono le proprie realtà a metà, che cosa sapete realmente delle cose e che tipo di valutazione potete fare in base a quello che conoscete. C'è qualcosa che ha a che fare anche con il sistema educativo, eh. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Può essere il sistema di credenze in cui siete cresciuti che vi porta a resistere così tanto in certe situazioni, tipo lo spirito di sacrificio. Allora, 2 di spade e un'altra volta il 10 di bastoni, io non ci credo. Cioè sì, ci credo. Ragazzi, 6 di bastoni è una carta di grande successo, è una carta di riconoscimenti, è una carta di anche ritorno, perché è il guerriero che torna in patria vittorioso, porta la vittoria a casa. E qui con queste due carte c'è l'uscita dal dubbio e la fine di questo, come dire, momento. Con la regina di denari, alla fine della lettura, è un po' come se riprendeste il vostro potere personale. Wow, che lettura intensa. Andiamo a vedere Osho che cosa dice. Adesso dipende se la... Sento molto che è un'amicizia comunque, che è una relazione, poi che sia all'interno di un qualche cosa di lavorativo piuttosto che... Perché il 3 di Pentacoli parla sia di progetti lavorativi, sia di progetti artistici, di responsabilità. Normalmente parla di un gruppo di 3 persone, anche qui avevate il 3, quindi per qualcuno può essere anche appunto, come vi dicevo, una relazione a 3. Andiamo a vedere Osho. Scrivetemi poi nei commenti come vi risuona. Mm. Partecipazione e esaurimento. Ragazzi, la partecipazione la vedo qua con i 2-3 e poi abbiamo questo esaurimento. Siete stanchi di portare avanti più cose nello stesso tempo,
siete stanchi magari di non avere l'appoggio di uno o più amici o quelli che potrebbero essere gli affetti dei fratelli, ipotesi, perché tenete presente che con i sei di coppe si parla anche di fratelli. Però la carta di partecipazione è un po' come se vi dicessero che fate parte di un progetto molto più grande e qui vi riporto alla torre e a quel reindrizzamento che vi manda l'universo di cui vi parlavo prima, ok? Andiamo a vedere ancora un oracolo. 27. Scambiarsi i doni. Questa io la trovo una carta bellissima ed è una carta che vi parla di partecipazione, appunto, di condivisione, di scambi, ok? In questo senso specifico parla del piacere di regalare, di fare doni, di dare, di donare, senza necessariamente aspettarsi qualche cosa in cambio, ok? È proprio dare per il semplice piacere di dare, di vedere magari il sorriso sulle labbra dell'altra persona. Mm? Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi per la seconda parte di luglio. Ricordo che sono letture generali, quindi è quello che, diciamo, il movimento più forte per questo secondo periodo. Andremo poi a vedere l'amore e le relazioni. Io spero che comunque la lettura vi sia stata utile per navigare le energie che stanno per arrivare. Potete farmelo sapere con un like, con un'iscrizione, con una condivisione. Se avete piacere, commentate. Se volete sostenere il canale in modo attivo, potete lasciare una donazione o abbonarvi. Le fasce di abbonamento sono due, c'è quella più bassa che è semplicemente un supporto al canale, mentre quella più alta vi dà accesso ai video di crescita personale e spirituale. Giusto per fare una precisazione, il percorso individuale che sto proponendo è cucito sulla persona e si basa sulle credenze limitanti e sulla riprogrammazione del subconscio, ma è una parte di tutto quello che vado a trattare nei video degli abbonamenti, ok? Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!